Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. Oggi diamo un'occhiata al settore B1, nuovissimo di zecca, del laboratorio di Last Day on Earth Survival. Ovviamente ci troviamo qui perché già abbiamo ripulito il settore A1 e A2 e lo abbiamo fatto efficientemente e più o meno in economia sempre su questo canale, quindi dai un'occhiata subito ai link in descrizione. Anche per questo ho deciso di saltare la piccola parte in cui scelgo le perk, perché ne abbiamo abbondantemente già parlato nei video che ti ho appena citato. Infatti se li hai visti non dovresti meravigliarti sul perché sto usando sia armi da taglio che armi da fuoco insieme ad un'armatura tattica. Ecco, diciamo che in generale per entrambi i settori A1 e B1 del laboratorio possiamo venire un po' meno armati, un po' più economici, perché rispetto ai numeri 2 degli stessi settori diciamo che questi sono un pochino più facili. Come vedi infatti io mi sto buttando a fare il wall trick, sto usando le armi da taglio insieme a qualche colpetto di arma da fuoco, ma spesso attacco gli zombie faccia a faccia. Infatti grazie alla perk di agilità gran parte degli zombie non potrà beccarmi ed uscirà quindi a posto del danno un piccolo miss, che sta a significare che appunto lo zombie ci ha mancato. Attento perché questo vale per tutti gli zombie che abbiamo già incontrato nei settori A. Quindi potremo evitare i colpi degli esplosivi, degli scienziati, dei vomitatori tossici, dei colossi, degli slasher e quant'altro. Questo bonus, state attenti, non si applica sugli zombie ghiacciati che invece abbiamo beccato qui. Anche se va specificato che in linea generale tutti gli zombie dei quadranti B2 e B1 acquisiranno un livello di minaccia e diventeranno sempre più forti man mano ripuliremo questi settori. E ricorda che puoi consultare questo indice di minaccia sempre dal computer dove scegliamo le abilità iniziali e dove iniziamo la nostra run. Ad un primo impatto a me sembrava che questo settore fosse praticamente simile, se non uguale ai primi due, ma in realtà oltre agli zombie congelati, questa parte del laboratorio vanta un numero di trappole molto elevato, molto tosto e che ci congelerà. Ed è anche per questo che potete vedere che ci sono quei piccoli cosettini per riscaldarci qualora dovremmo raffreddarci troppo. E inoltre, come vedete, più o meno l'approccio che utilizzo non è solo simile a quello che abbiamo visto all'inizio, ma è simile un po' anche agli altri settori. Ovviamente questo dungeon è rivolto a persone di medio-alto livello, per cui questa guida invece si rivolge a chi vuole iniziare a provare a prendere dimestichezza pur non avendo con sé grandi equipaggiamenti o insomma roba di altissimo livello e stramoddata. La cosa particolare di questo dungeon, di tutti i settori e di tutte le stanze, è che i tipi di zombie all'interno dei gruppi cambierà, quindi quello che oggi è un fusore acido domani potrebbe essere un vomitatore, e a questo proposito mi raccomando liberati dei fusori acidi molto velocemente perché possono praticamente sciogliere la nostra armatura in un paio di sputi, un po' come il Ravager. Così come cambiano le posizioni di tutte le casse. Come potrai renderti conto dal video, il mio obiettivo non è stato quello appunto di aprire tutte le stanze e di lootare tutte le casse, ma piuttosto quello di ripulire tutta la zona per capire un po' il livello, per capire quanto ci vuole e soprattutto per poter avanzare al settore B2. Perché ricordiamo, facciamo A1, passiamo ad A2, B1, B2 e così via, con tutti i boss. Prima di andare avanti però ti voglio introdurre ad uno zombie che è un po' rompiscatole, perché all'inizio a me mi ha fregato di brutto pensando che fosse come gli altri. Sto parlando del gigante congelato, che sarebbe la versione ghiacciata del laboratorio del gigante impazzito che becchiamo al bunker alfa. Questo zombie si prende tutti i danni, potete scenderlo a piedi di porco, però state attenti perché se vi becca male, raga, è la fine. Guardando il video poi mi rendo conto che le cose potrebbero sembrare semplici, in realtà non lo sono. Vi ripeto, questo è il settore più facile dei settori B, nonostante ciò io sono morto un paio di volte, un po' per stupidità, un po' perché mi si è rotta la corazza durante il combattimento e mi hanno menato a terra in 2 secondi, ma questo anche perché a me non piace informarmi e spoilerarmi tutto il dungeon prima di farlo, perché preferisco trovare un metodo che sia completamente mio da poter condividere insieme a voi. A questo proposito, come vedete, abbiamo superato il primo corridoio, possiamo fare tranquillamente avanti e indietro anche se la trappola è attiva e portarci gli zombie ai muri o nelle stanze che ci sono più comode, perché per come è concepita questa trappola in particolare, vista la presenza di quel fuocherello elettronico lì che ci riscalderà, teoricamente dovrebbe andare tutto per il verso giusto.
prima della prossima trappolona, che funziona praticamente uguale a quella di prima, dopo aver ucciso il gruppetto di zombie, c'è il boss del settore B1. Così come in A1, cioè con l'ibrido necrotico, noi non siamo assolutamente obbligati ad ucciderlo per poter terminare la nostra run. E quindi puoi tranquillamente tornarci una volta che hai ripulito tutto il settore. Mi raccomando, iscriviti e attiva le notifiche perché siccome questo video è già abbastanza lungo e siccome le cose che trattiamo sono abbastanza, ho deciso che lo tratterò in un video dedicato, quindi mi raccomando, non perdertelo, lascia like, condividi eccetera eccetera eccetera. Ora raga, onestamente arrivati a questo punto l'approccio si fa anche abbastanza ripetitivo. L'unica cosa che mi sento di dovervi ricordare è che su alcune trappole, dai buchi del muro oppure dai condotti dell'area, potrebbero uscire degli zombie addizionali come è successo con me, con il parassita. Tuttavia questi non sono come i parassiti della modalità difficile e stessa cosa vale per gli esplosivi del piano, però stiamo attenti perché ognuno di loro ci fa circa 40 di danno in armatura tattica e se dovessimo beccare un triplo colpo potremmo non farcela. E niente raga, dopo aver superato il corridoio ovviamente ci stanno altri zombie, mi raccomando tenete l'M16 nella seconda tasca bello pronto qualora dobbiamo avere a che fare con vomitatori tossici o fusori acidi perché questi sono quelli che fanno più danno e sono quelli che secondo me ci daranno più problemi perché si curano e perché fondamentalmente la perk di schivata avrà poco effetto contro di loro. Però, ripeto, se hai visto i settori A1 e A2 e come li ho finiti, dovresti tranquillamente capire come te la puoi svolgere e come uccidere efficientemente i gruppi di zombie che contengono questi sputatori del cavolo. Vi ricordo che questa guida è rivolta a chi vuole iniziare già a farmare qualche tessera del laboratorio o a chi è in fase avanzata ma comunque ci tiene alle sue riserve di armi e vuole provare a svolgersela con armi da taglio. Se vuoi farla di brutto liscia liscia, ovviamente portare una serie di fucili automatici sarebbe l'idea migliore, però io ti consiglio anche in quel caso di portare almeno un'arma a due mani per gli attacchi furtivi e qualche arma da taglio perché secondo me non guasta. Se invece decidi di andare al 90% di wall trick sappi che è fattibilissimo, solo che ovviamente in termini di tempo ci metterai un po' di più. Mi raccomando iscriviti e attiva le notifiche per non perderti neanche un contenuto a tema Last Day on Earth e non. Molto presto arriveranno le guide sul secondo settore e sui nuovi boss di questa parte del laboratorio. Per oggi è tutto raga, qui con Zojes Gaming, buona caccia!